Dumfries, Chelsea, ma anche Manchester United. Occhio alle voci dalla Premier League, voci dall'Inghilterra che accendono il calciomercato dell'Inter attorno a Denzel Dumfries. Dopo le voci su Cesare Casadei, di cui tra l'altro abbiamo già parlato nei giorni scorsi in un contenuto che trovate sui nostri canali e vi invito a recuperare se ve lo siete persi, oggi le indiscrezioni, come vi dicevo, si concentrano attorno al nostro esterno olandese che secondo varie fonti inglesi confermate poi anche dalle notizie raccolte qui in Italia, piace in modo particolare a questi due grandi club inglesi, con il Chelsea che addirittura sarebbe arrivato a formulare una prima offerta all'Inter per il cartellino del giocatore, offerta che però a quanto ci risulta in questo momento è stata respinta dall'Inter. Perché? Perché l'Inter fa una valutazione del cartellino di Dumfries piuttosto alta, soprattutto ora che ci avviciniamo sempre di più all'inizio del campionato e mancano meno di 2 settimane alla prima giornata di campionato. E allora, visto che nel club di Passione Inter ovviamente si è acceso il dibattito sul futuro di Dumfries e su queste voci di mercato, ho deciso nel contenuto di oggi di portarvi alcune mie riflessioni, diciamo, per poterci confrontare su questo tema, sul possibile addio di Denzel Dumfries e raccogliere poi ovviamente anche le vostre opinioni con cui confrontarci in maniera civile ed educata qui nei commenti al nostro episodio di oggi. Per cui ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter in questo nuovo episodio di oggi. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi subito al nostro canale, così intanto ci aiutate a raggiungere quota 40.000 iscritti, manca veramente pochissimo, ma soprattutto iscrivendovi non vi perderete poi i nostri prossimi contenuti speciali che stiamo preparando in vista proprio dell'inizio del campionato. Quindi mi raccomando, iscrivetevi subito. Parliamo però di Denzel Dumfries, sul quale poi tra l'altro vi voglio raccontare all'interno dell'episodio di oggi anche un piccolo aneddoto, un retroscena tecnico che secondo me sarà molto molto interessante e dovremo farci caso poi nelle prossime settimane. Dicevo appunto che l'Inter ha respinto questa offerta presentata dal Chelsea e ha alzato la richiesta per il cartellino del giocatore. Si parla addirittura di circa 50 milioni di euro come cifra minima che l'Inter intende valutare per sedersi al tavolo dell'eventuale trattativa per valutare quindi una cessione di Dumfries. Dumfries, che lo ricordiamo soltanto un anno fa è costato all'Inter attorno ai 13 milioni di euro prelevato dal PSV Eindhoven. Di fatto in un anno l'Inter quadruplica il valore del cartellino di Dumfries. Vi chiedo già qui di lasciarmi un commento, voglio sapere se secondo voi questa valutazione è troppo alta, ci sta, troppo bassa, voglio sapere cosa ne pensate di questa valutazione da circa 50 milioni di euro fatta al cartellino di Dumfries. Io intanto oggi mi sono andato a guardare un po' in giro tra le varie operazioni che ci sono state a livello internazionale nel mercato europeo, per capire negli affari già fatti che aria tira anche all'estero, diciamo così, nel senso che sono andato a vedere quali sono state le cifre spese in giro per l'Europa per gli esterni nei ruoli simili a quello di Denzel Dumfries e devo dire che ad oggi Dumfries a questa valutazione dovesse effettivamente partire per 50 milioni di euro sarebbe di fatto di gran lunga l'esterno più costoso d'Europa per questa finestra di mercato, perché a differenza ovviamente degli attaccanti ma anche di tanti difensori centrali che sono partiti a cifre piuttosto elevate, sugli esterni per ora non si sono mossi tanti soldi. I più costosi sono, mi sono appuntato questa classifica che vado a recuperarvi: Nuno Mendes al PSG per 38 milioni di euro circa, David Raum all'Ipsia per circa 26 milioni di euro, Zinchenko passato all'Arsenal per 25 milioni e Calvin Bassey all'Ajax per circa 23 milioni di euro. Questi sono gli affari più costosi se escludiamo alcuni giocatori più offensivi che sono delle ali piuttosto che degli esterni. La particolarità, tra l'altro, è che questi 4 nomi che vi ho menzionato sono tutti e 4 giocatori mancini che giocano sulla sinistra, quindi gli esterni destri che si sono mossi fin qui in questa finestra di mercato sono addirittura costati ancora meno, per cui Dumfries di gran lunga a queste cifre sarebbe il più pagato in assoluto. Detto questo, fermo restando che io personalmente non solo terrei Dumfries, ma terrei tutti gli altri, aggiungerei poi pure qualcos'altro a questa rosa allo stato attuale delle cose, un difensore centrale, forse qualcosina anche sulla sinistra. Mi sono interrogato però appunto sulla possibile partenza di Dumfries per commentare insieme a voi questa notizia. Ho cercato quindi di prevedere gli eventi e di analizzare eventualmente che cosa potrebbe succedere con una partenza di Dumfries. Mi sono concentrato quindi, come facciamo spesso nei nostri
format sui pro e sui contro di un possibile addio di Dumfries. Piccolo spoiler, vi dico già che tutti i punti a favore che spingono in uscita Dumfries dall'Inter, almeno dal mio punto di vista, sono legati ad un discorso più economico che tecnico, almeno quasi tutti. E poi ne parliamo. Ovviamente aspetto anche i vostri commenti qui sotto per sapere se ci sono altre cose che ho ignorato, che mi sono perso e quindi voglio sapere le vostre opinioni. Che cosa ci sarebbe di positivo, tra virgolette, diciamo così, di fronte ad una partenza di Dumfries dall'Inter in questa sessione di mercato? Ovviamente, come dicevamo anche in apertura, le motivazioni sono prettamente economiche, quindi soprattutto mi viene da sottolineare come primo passaggio la plusvalenza molto pesante che l'Inter potrebbe mettere a bilancio in un solo anno. Come dicevamo, avresti quadruplicato il valore del cartellino di un giocatore, cosa che non accade sicuramente tutti gli anni. Collegato a questo discorso, praticamente con la cessione di Dumfries e altre cessioni minori, come ad esempio quella di Pinamonti, che rimane sempre in uscita, e la pista Atalanta rimane sempre calda, praticamente l'Inter ha raggiunto l'obiettivo economico fissato, non privandosi di altri elementi fondamentali e di altre colonne portanti di questa squadra. Dal punto di vista tecnico e poi anche dal punto di vista del peso in squadra, credo che come giocatore oggi Dumfries sia più sostituibile di Milan Skriniar, ma qui so che qualcuno di voi non è d'accordo, quindi eventualmente, come dicevo, aspetto le vostre risposte. Infine, credo inoltre che Dumfries abbia delle caratteristiche che almeno per il momento, almeno ad oggi, per quello che abbiamo visto all'interno anche della scorsa stagione, lo rendono un giocatore forse non così incisivo quando andiamo ad affrontare delle squadre schierate, che probabilmente saranno la maggior parte di quelle che affronteremo, ovvero squadre chiuse che faranno molta densità nella loro metà campo, con l'Inter che va a aggredirle, va diciamo ad attaccare con tanti uomini, spingendo nella loro area di rigore gli avversari e negli spazi stretti. Così Dumfries è incisivo, è molto bravo nel colpo di testa, quindi questa è sicuramente un'arma importante, ma con il pallone tra i piedi lo vedo un po' più in difficoltà. In particolare io ho questa sensazione, basata anche su dei dati che abbiamo letto nel corso della stagione, che faccia delle giocate fin troppo semplici in alcuni momenti con il pallone tra i piedi, si prende pochi rischi forse, e per quello visto nella scorsa stagione cerca ancora poco il dribbling. Qui però vi svelo anche un piccolo retroscena per poi collegarci anche ai motivi contro la cessione di Dumfries. Come vi anticipavo, so da persone veramente affidabili che stanno lavorando molto anche sui cross di Dumfries per migliorare anche la precisione e l'abilità nell'andare al cross e alla conclusione in area di rigore da parte di Dumfries. Questo secondo me è un'indicazione molto importante, perché stanno cercando di migliorare l'abilità di Dumfries anche nella ricerca della soluzione della palla più alta da trovare dai 30 metri oppure dal fondo, quindi banalmente i cross anche da fuori, da più lontano, ma anche dal fondo. Questa secondo me è un'indicazione, un indizio molto molto importante, perché si collega poi, come vi dicevo, anche agli elementi negativi che rivedo in un possibile addio di Dumfries, ed in generale vi do anche quindi un mio giudizio un po' su quello che abbiamo visto con Dumfries nel primo anno di Inter. Ovvero, mi spiego, per me Dumfries quest'anno ha già dimostrato, voi vi ricordate, noi abbiamo preso proprio Dumfries sotto la nostra ala, lo abbiamo difeso tantissimo, soprattutto dopo l'errore contro la Juventus, dove tantissimi gli davano già addosso, noi l'abbiamo difeso. Io ho sempre detto, questo è un ragazzo che so per certo che tramite il lavoro riesce a crescere tantissimo, e lo ha dimostrato anche l'anno scorso, perché poi tramite il lavoro ha dimostrato di avere dei margini di crescita molto importanti che ha già espresso, ma che deve ancora esprimere del tutto per me. Per questo motivo, dicevo, se migliora poi anche nel cross, dove ci stanno lavorando, per caratteristiche è un giocatore che si può integrare molto bene con il nuovo esterno sinistro, ovvero con Robin Gosens, ma anche con Di Marco, ad esempio, soprattutto nel gioco da quinto a quinto, quello che ha reso famoso anche il gioco dell'Atalanta, che ha portato Gosens ad avere dei numeri praticamente da attaccante. Lo stesso Dumfries, dall'altra parte, può chiudere molto bene con il colpo di testa sul secondo palo. Quindi attenzione anche a questo fattore, secondo me. Oltre a questo, poi, per quanto forse deve molto migliorare secondo me nell'aspetto del dribbling, allo stesso tempo Dumfries è uno dei giocatori, tra quelli che abbiamo in rosa oggi, più abili nell'andare in campo aperto, nell'andare in contropiede. Spesso, soprattutto quando giocavano Dzeko e Correa, o comunque quando non c'è Lukaku, anche in queste amichevoli abbiamo visto è Dumfries che molto spesso va a prendere il posto dell'attaccante, si inserisce per vie centrali e poi riesce ad essere molto pericoloso con queste sue incursioni. Quindi
sappiamo bene quanto ci fa comodo un tipo di calciatore con queste caratteristiche, con questa grande gamba, soprattutto quando poi le difese un po' si aprono di più e puoi andare a chiudere la partita, cosa che ci è mancata spesso l'anno scorso. Allo stesso tempo, anche questo, diciamo, è un giocatore molto veloce, forte fisicamente e sappiamo bene che anche se deve migliorare dal punto di vista difensivo, dell'attenzione nei 90 minuti, però l'abbiamo detto più volte, con una difesa più alta come quella con cui gioca mister Simone Inzaghi, c'è bisogno del maggior numero possibile di difensori e di giocatori veloci che possano rientrare a chiudere e lui sicuramente veloce lo è. Bellanova forse lo è ancora di più, soprattutto nello sprint, ma anche Dumfries non fa malissimo. Un'altra considerazione che facevamo poi nel club è una domanda, ovvero legata anche all'addio di Perisic. Perdere anche l'altro titolare sulla destra dopo aver perso quello della sinistra è un rischio troppo elevato per le fasce dell'Inter? Sì o no? Domanda che lascio a voi ovviamente. Chiudo poi con due considerazioni dal punto di vista economico e del mercato che secondo me vanno fatte all'interno di queste discussioni, ovvero la prima, come dicevo, dal punto di vista economico, è che con il mondiale di mezzo, ne abbiamo già parlato tante volte, magari a gennaio Dumfries, dopo aver fatto un buonissimo mondiale, potrebbe già valere molto di più rispetto a queste cifre di cui si parla oggi. Allo stesso tempo, però, come vedevamo anche alla luce dei mercati e dei trasferimenti che ci sono già stati, pensare di salire ulteriormente sopra i 50 milioni di euro mi sembra una cosa non semplicissima. E quindi in chiusura faccio una riflessione che mi lascia qualche punto di domanda a livello strategico, visto che siamo al 1° agosto, siamo a meno di 2 settimane dall'inizio del campionato, non mi fa proprio impazzire la prospettiva di comunque non capisco ancora bene come cambierà il mercato dell'Inter se dovesse partire Dumfries. Ecco, diciamo che Skriniar potremmo considerarlo bloccato, blindato e questo mi va super bene, anzi ancora di più. Allo stesso tempo però a destra che cosa accade? Viene data fiducia a Darmian e Bellanova? Ci può stare, Darmian per me è un giocatore, sapete che io stravedo per Darmian, un giocatore molto affidabile, però poi alla lunga sinceramente mi aspetto che l'Inter possa far venir fuori un nuovo titolare ed in questo caso dovrebbe essere Bellanova poi alla lunga il nuovo titolare, che come numeri è messo piuttosto bene, può farlo, però io ad oggi su Bellanova vado ancora piuttosto cauto, voglio vederlo bene all'opera, integrarsi nell'Inter e vediamo. Però se la dirigenza pensa che Bellanova possa fare il percorso che ha fatto Dumfries la scorsa stagione, ben venga, altrimenti bisognerebbe comprare un altro esterno a destra e dirottare poi Darmian a sinistra, ma rimarrebbe sempre un buco in difesa da coprire, oppure ancora, ne abbiamo parlato sabato durante l'amichevole, non è che stanno pensando magari di spostare Darmian nei tre di difesa con Di Markovic e Gosens e a quel punto comunque servirebbe un esterno a destra, sempre se non insieme ad un altro difensore ancora, quindi servirebbero addirittura due colpi. Ecco, sono delle dinamiche ancora piuttosto confuse, che, di sicuro togliere uno qualsiasi dei titolari arrivati a questo punto del mercato porterebbe ad uno scossone proprio a ridosso dell'inizio del campionato, quindi spero che o si faccia il prima possibile, così ci sarà modo di, sopperire a questa partenza o magari spero non si faccia per nulla, anzi, altrimenti irrimediabilmente devi andare un po' a toccare diversi equilibri, devi spostare, diverse pedine che possono sicuramente farlo. Diversi giocatori possono essere riadattati in diversi ruoli, però ecco, aggiungerebbero un altro piccolo grado di incertezza che in un campionato che parte così presto, con tante partite ravvicinate, cercherei di evitarmi il più possibile. Detto questo, credo che siamo tutti d'accordo che se arrivano 50 milioni c'è forse soltanto una cosa da fare. Non so cosa ne pensate voi, quindi aspetto i vostri commenti qui sotto per confrontarci. Vi ricordo di iscrivervi al Fanta Passione Inter, se ancora non l'avete fatto, vi lascio in descrizione il link per entrare nella lega del Fanta Passione Inter completamente gratis. Tante sfide, siamo sempre di più, stiamo volando con il numero di iscritti, quindi aspettiamo anche voi nella nostra lega. Tra l'altro iscrivendovi al Fanta Passione Inter avete accesso anche al nostro server Discord, tutto gratis, quindi vi aspettiamo, link in descrizione. In descrizione poi per chi ci ascolta in podcast vi lascio anche il link ad un altro episodio che vi consiglio di recuperare, un episodio realizzato dal nostro Simone che dopo la partita di sabato contro il Lione ha messo sul tavolo delle riflessioni secondo me molto interessanti anche dal punto di vista tattico, quindi link in descrizione, mentre per chi ci segue da YouTube vi lascio il video qui, vi basta cliccare e lo potete guardare subito.